Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno 2025. Ok. Abbiamo la carta del sole, amici della bilancia. Di solito quando c'è il sole si parla di un periodo di espansione, di crescita, di protezione, prosperità. Quindi, insomma, devo dire che promette bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi trovate anche il link al seminario di approfondimento delle figure reali che si terrà a giugno 2025. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia di questo mese. Partiamo con un 9 di bastoni, nuovamente il sole, la carta degli amanti, 2 di coppe, abbiamo il mondo, il papa, dieci di bastoni e 7 di bastoni. Avete tanti arcani maggiori, ragazzi. Adesso andiamo a vedere l'energia generale, cerco di spiegare carta per carta, quindi potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati, e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, economia, via dicendo. Partiamo da questo 9 di bastoni che vi vede un po' sulla difensiva a inizio periodo. Fante di pentacoli, come se non foste esperti di qualcosa. E asso di spade. Potrebbe esserci come una comunicazione da fare, qualche verità che viene a galla, qualche rivelazione. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un re di bastoni e la temperanza. Sento come un'insicurezza, ragazzi. Andiamo a vedere gli amanti. Come se ci fosse la paura di dire o di fare qualcosa. 7 di coppe. E 8 di bastoni, di nuovo un'altra carta che mi parla di comunicazione. È come se non ci fosse o trasparenza o armonia in quello che può essere il vostro modo di porvi agli altri, potrebbe anche essere qualcun altro che si pone a voi in modo disarmonico, in modo poco equilibrato. Questo sole in questo caso qua è il contrario, quindi io ho la sensazione che non sia poi così tutto chiaro ehm, con questa persona. Sento che è una relazione, ragazzi, per qualcuno, più che una situazione, che non è in armonia, che avrebbe bisogno di essere chiarita. Andiamo a vedere il 2 di coppe perché il 2 di coppe mi dice che si trova un compromesso, un accordo, un equilibrio. Guardate, è uscita anche la carta della giustizia. Potrebbe anche essere un contratto,
2 di spade, un accordo, un qualche cosa che regolarizza questa disarmonia che vediamo qua con gli amanti al contrario. C'è come una sorta di disillusione per qualcuno. Andiamo a vedere il mondo. 4 di coppe e amanti al contrario. Ho l'idea che o qualcuno qui non voglia vedere qualcosa, nonostante le comunicazioni che vengono fatte. E le comunicazioni potete essere voi a farle all'altra persona o l'altra persona a voi, e c'è come un non vedo chiaro, non vedo bene, sì, va bene, se vuoi la risolviamo così, ma non sono tanto convinto o non sono tanto convinta. Andiamo a vedere il Papa. Secondo me questo sole qua è da intendersi come la necessità di una chiarezza mentale. Allora abbiamo il 2 di coppe per spiegare il Papa. E un 3 di pentacoli. C'è come bisogno di accordarsi, di trovare questa via di mezzo, questo compromesso, perché comunque anche il Papa è una carta che mi parla di mediazione, per quello che riguarda un progetto futuro, probabilmente, con questa persona. Può essere un progetto lavorativo, abitativo, relazionale. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 9 di spade. Cinque di pentacoli e sacerdotessa. Io credo che qui qualcuno abbia paura di un risvolto negativo di una certa relazione. Magari per qualcuno è una situazione. Diciamo che a me viene fuori più come relazione, però è come se ci fosse questo non voglio vedere, non ci vedo chiaro, prendo comunque accordi perché ho paura, mi devo tutelare, però continuo a essere preoccupato, continuo a essere sulla difensiva. Partiamo da un 9 di bastoni, finiamo con un 7 di bastoni. Quindi è un po' come se faceste valere i vostri diritti, le vostre idee, però mi sembrate voi contro il mondo. 4 di bastoni e di nuovo 7 di bastoni. Sì, è come se steste lottando per definire una certa stabilità. Io credo che implementando la comunicazione, migliorando la comunicazione, e più che quello che si dice, come lo si dice, si arriverà ad un punto di incontro con questa persona o con la situazione, ripeto, dipende a voi come vi vibra, però ho anche la sensazione, ragazzi, che si parte da un 9 di bastoni, ci sono delle paure di base. Io credo che siano paure del vostro bambino interiore. Vi faccio un esempio, la paura di rimanere soli perché da piccoli ci lasciavano tanto tempo soli. Quindi può essere che qualcuno abbia forte questa paura, è giusto un esempio, e che quindi appunto ci sia come questo bisogno di compromesso. Da un lato non si vuole vedere perché è come ammettere di essere bisognosi di qualche cosa, essere tra virgolette deboli, però dall'altro c'è questo bisogno. E devo dire che nonostante effettivamente troverete un punto medio con questa persona, con questa situazione, non sarete del tutto sereni e tranquilli. Non dico che non lo siate affatto, ok? Però è come se aveste questo perpetuo modo di affrontare la vita come dei lottatori. E invece sento che con questo 4 di bastoni, cioè alla fine potete anche rilassarvi un pochettino.
perché molto lo fa il vostro modo di pensare con questo 8 di spade e il 5 di pentacoli, che sono carte comunque un po' di carenza. Mm? Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro, ragazzi. Per chi non ha lavoro, dunque, diciamo che secondo me vi ponete troppi limiti, avete paura di troppe cose. Una di queste potrebbe essere spostarvi di residenza proprio per cercare un altro lavoro, piuttosto che farvi dei beati chilometri per raggiungere il posto di lavoro. Questo potrebbe essere un problema. Però se riuscite ad andare oltre questo ostacolo che vi autoimponete, secondo me qualche cosa si potrebbe muovere, mm, diciamo, soprattutto in campo, i lavori che si fanno all'aria libera, all'aria aperta. L'aria libera, vabbè, all'aria aperta. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, guardate, sinceramente sento che qualcuno se ne vorrebbe andare dal posto di lavoro dov'è. Potrebbe anche essere un buon mese per fare questa comunicazione e di lì questo accordo potrebbe essere proprio col datore di lavoro, che vi dice basicamente di aspettare ancora un attimo, non è ancora il momento per effettuare questo potenziale trasferimento, cambio di reparto, spostamento e quindi di aspettare un attimo. Però è un buon mese secondo me per farvi avanti. Se invece nel posto di lavoro va tutto rose e fiori fino ad adesso, sento che potrebbe esserci qualche, diciamo, inciampo nel mese di giugno. Guardate, sento che potrebbe essere una persona che, sapete, ho un cliente, un fornitore che magari è all'estero, piuttosto che qualcuno con cui collaborato o avete a che fare per questioni di lavoro, con il o la quale potrebbe esserci qualche dissonanza nel mese di giugno. Quindi curate bene come comunicate le cose. Per quello che riguarda invece gli autonomi, anche qui sento che potrebbero esservi utili queste nuove collaborazioni, questi nuovi accordi, questi contratti, questi compromessi. Più che tutto, anche se sento che molti arriveranno a questi compromessi, a questi accordi, non vi sentirete del tutto tranquilli. Diciamo che è come se aveste creato una rete di sicurezza per un 30-40% dell'attività, il resto avete ancora bisogno di stabilizzarlo, concretizzarlo o espanderlo, visto che comunque abbiamo il sole. Diciamo che sarà un mese dove si inizia a creare come una base di sicurezza per la vostra azienda. Se parliamo di soldi, allora, vi devo dire che potrebbero, potrebbero esserci dei prestiti, ovvero qualcuno potrebbe chiedere un prestito o comunque muovere dei soldi da investire in qualche cosa di nuovo. Soprattutto se avete dei progetti, ragazzi, sento che potrebbero prendere corpo questi progetti e quindi potrebbe esserci bisogno di spendere qualche cosa in più per far partire bene questa nuova idea, questo nuovo prototipo, ripeto, progetto, servizio, insomma, quello che è. Tenete presente che avete comunque la carta della giustizia, quindi contratti secondo me ne arrivano. Due volte il 2 di coppe, avete il Papa, avete il 4 di bastoni, quindi secondo me c'è un qualche cosa che si può contrattualizzare in questo periodo.
Se per caso state aspettando di vendere o comprare qualcosa, anche qui sento aria di compromesso, di accordo, di acconto. Per quello che riguarda l'amore, allora, anche qui ragazzi sento che la comunicazione deve essere migliorata, implementata, deve essere resa più cristallina, diciamo così, più trasparente, perché è solo così che si riesce a trovare questo punto di incontro di cui ci parla il 2 di coppe. Diversamente, se non riuscite a essere cristallini con la persona che vi sta di fianco, insomma, diventa più complicata la comunicazione durante il mese. Dunque, se siete single devo dire che sì, assolutamente, conoscerete una persona interessante, molto interessante devo dire ragazzi. Potrebbe essere proprio un balsamo per voi, per la vostra situazione, potrebbe farvi sentire sereni, tranquilli, in pace. Sento che potrebbe essere una di quelle persone che vi fa crescere in luce e non nego che avendo 2 volte il sole potrebbe anche iniziare come un'amicizia. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, come vi dicevo, la comunicazione è importante, è fondamentale, essere cristallini, essere sinceri, su quello che vi spaventa, su quello che volete dalla relazione, sulle cose che non vi tornano, insomma, e sarà utile anche per voi fare attenzione al modo in cui si comunicano certe cose. Cioè non dico di essere leccapiedi o di indorare troppo la pillola, però diciamo di essere garbati quando tentate di dire qualcosa, soprattutto se non è una cosa troppo bella. Mi dicono di non dare per scontato niente. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno definita o anche una relazione extra, allora arriveranno vari segnali durante il mese di giugno, secondo me, da parte di questa persona. Segnali ottimi perché ci sono come delle buone intenzioni per cambiare la situazione, per far andare avanti la situazione, per trovare dei compromessi, insomma è come se le intenzioni fossero buonissime, però manca ancora la parte pratica qui. Quindi per adesso c'è il verbo, la parola, manca la consistenza, manca la parte concreta del dico, manca il faccio. Se dovessimo parlare invece di salute psicoemotiva, vi dico, partite già con un 9 di bastoni, quindi siete già un po' in confusione, per cui abbiamo un 9 di spade, un 2 di spade. Credo che sia più un una paura del futuro, di come potrebbe andare se opzione A, se opzione B, se opzione C, e quindi questa sorta di paura vi fa rimanere un po' incastrati. La paura è generata dall'ego. All'ego non piace cambiare, l'ego è vecchio, è un vecchione, non gli piace cambiare, non gli piace la novità perché è una parte di noi che ha bisogno di certe regole, no? Si attacca. E quando ci fa venire paura, voi pensate al fatto che la paura blocca e quindi l'ego non ci fa cambiare. Vi faccio un esempio. Avete un progetto fantastico che potreste concretizzare, che potreste regolarizzare e l'ego magari vi dice ma dove pensi di andare? Te, le tue idee da 4 soldi. Ipotesi, no? Perché comunque iniziare qualche cosa di nuovo richiede uno sforzo e all'ego non piace. E qui si tratta della paura che vi sta generando per, secondo me, bloccare questa espansione di cui ci parla il sole.
Però secondo me, una volta che migliorerete la comunicazione con il mondo esterno, ma anche con voi stessi, smettetela di sgridarvi, smettetela di lamentarvi, smettetela di entrare nel ruolo di vittima e riprendetevi in mano il vostro potere personale. Voi potete cambiare la vostra vita. Guardate, c'è anche un 4 di bastone alla fine, si arriva a quello che è una tranquillità, una pace di fondo, no? E se parliamo invece di famiglia, ragazzi, devo dire che insomma lì potrebbe esserci qualche battibeccuccio, niente di preoccupante, però sì che queste discussioni, confronti, chiacchierate con, penso, una persona in particolare, non con un gruppo, potrebbero farvi un po', diciamo, cascare le braccia. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, carta numero 20. Che interessante. Parla di segreti e qui abbiamo la sacerdotessa, come se qualcuno stesse conservando un segreto. Parla del linguaggio del corpo, di sensi di informazione, ma quello che mi colpisce di più di questa carta, che parla del serpente, no? Che cambia pelle, è che rappresenta tipo la Kundalini, il serpente che si risveglia. Stavo contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 l'apertura. Sì, potrebbe rappresentare proprio anche la colonna dei chakra. Ok, secondo oracolo. Ok, non ho neanche mischiato praticamente. Diventa qualcuno di migliore. Lezione di oggi. Scopri una cosa che ti farebbe essere migliore ed essere più devo trovare una traduzione letterale per empoderada, perché rende bene l'idea in spagnolo. Comunque, più poderosa, non mi viene sempre spagnolo, più potente sarebbe, no? Tanto in quello che fai come in chi sei e integralo nella tua routine. Se ti diventa difficile, identifica perché diventare questo qualcuno migliore è qualcosa che preferiresti non fare. È un po' il discorso dell'ego di prima, dello sforzo per cambiare. L'obiettivo è riconoscere come e perché stai sabotando la tua presa di potere personale. Wow, bellissima questa. Andiamo a vedere la seconda. Scegli di guarirti. Lezione di oggi. Questo è un giorno per riflettere sulle emozioni turbatrici e trasformarle in qualcosa di positivo. Identifica un'area che debba essere risolta e che ti causi ira o sofferenza e chiediti perché tuttora non sei in pace. Concentrati nella quantità di potere che sprechi in sentimenti negativi. L'obiettivo. Ehm, renditi conto che scegli di rimanere arrabbiato quando potresti scegliere di guarirti. Wow, adoro queste carte, ragazzi, danno dei messaggi sempre profondi. Ultimo oracolo. Adoro anche questa, latte e miele. Carta numero 51. Ragazzi, questa carta vi invita a godere delle piccole cose della vita. Prima vi ho detto non date niente per scontato. Ed è vero, noi diamo per scontato di avere l'acqua corrente, di avere l'elettricità, di poterci permettere il caffè al mattino, la brioche, quello che è, però davvero ci sono certi dettagli, certe sottigliezze, ma sono proprio dettagli, certe piccolezze che tendiamo a sottovalutare, che invece molte volte sono importanti. Quindi è una carta che vi invita a godere delle cose semplici.
Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze. Oppure potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, in più tratto temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che ho studiato io, che ho condensato e riproposto lì per voi. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!